Oggi iniziamo dalla fine. Guardate attentamente questo video. Ad un tratto dirò due numeri x per y. Il primo numero, quello più basso, equivale al prezzo a distanza con prima colazione per un periodo minimo di 3 notti, mentre il prezzo più alto è quello, sempre trattamento a distanza con colazione, per un periodo sotto le 3 notti. Quindi scriveteci dopo aver trovato questo video e nel periodo di bassa stagione venite a trovarci che applicheremo quel prezzo. Poi fin quando dura questa azione lo metto nella descrizione e nei dettagli. A dopo. Oggi verso il Fanes. Quella da Fadia il giro gravel che vi presento oggi è uno dei classici, è il giro del parco naturale del Fanes. Oggi sono sceso con il piccolo atleta fino a San Vigilio e adesso entriamo per la valle di Rudo, come viene chiamata in italiano, oppure la Val dei Tamers in ladino, ma che parte dopo San Vigilio, ma scopriamola assieme man mano. Una caratteristica della Valle di Rudo o Val dei Tamers è che ci sono le mucche, no scherzo, che usando una bici gravel si può sia prendere la strada normale, poi sulla destra, o quella gravel. Entrambe sono belle. Se uno è un po' stacchetto ne vuole troppa vibrazione, prende quella asfaltata, e se no va su quella gravel. Arrivati in fondo alla Valle dei Tamers si arriva al rifugio Pederù e da qua inizia la salita verso il Fanes, salita che va per la vecchia strada militare, con dei tratti ripidi, attornanti nel primo tratto, a seguire un tratto di piano per poi finire con 2 tratti di nuovo nuovamente ripidi fino a raggiungere il rifugio Fanes o la Varella. Da là poi l'ultimo tratto, anche quello ripido e un po' sconnesso, per raggiungere il passo Limo, che è a 2100 metri circa. Però adesso concentriamoci sul primo tratto. Abbiamo finito il primo tratto della salita che ci porta al passo Limo, tratto attornanti, intorno tendenza 12-15%. Adesso facciamo un tratto di piano. Caldo, fa caldo, sudare si suda.
ma dall'altro lato guardate che panorama. Anche io faccio parte del panorama. Ormai abbiamo raggiunto Malgafanes, piccola, però il nostro obiettivo è il Passo Limo lassù, per poi attraversare tutta la Malgafanes grande ed arrivare al Col dell'Occia e poi scendere a San Cassiano. Questo è il Passo Limo. (16-18% con terreno abbastanza sconnesso. Ecco cosa si vede dal Passo Limo. Ora parliamo un po' della mia bici da gravel, le caratteristiche, quanto veloce va. È una Rodeo Labs Trail Donkey 2.0 montata con uno SRAM Force. I rapporti sono 34x42. Allora, tutti quelli che dicono dai, andiamo a fare gravel sulle Dolomiti, se non volete soffrire troppo, i rapporti da montare sono quelli da mountain bike. Non fatevi vendere una bici da gravel perché fa figo con i rapporti quasi da pianura, no? Servono i rapporti da mountain bike, così arrivate dappertutto. Un'altra cosa importante, quello che uso come pneumatici sono gli Schwalbe G1 All Round, questi con tutti i tappetati rotondi, che secondo me è il miglior copertone misto per asfalto e gravel. Che spettacolo! Una volta fatto il Passo Limo c'è una piccola breve discesa, che è questa, che ci porta poi a Malgafanes grande.
Eccoci a Malgafanes Grande, dove carichiamo la borraccia. La Malgafanes Grande è caratterizzata da questi fantastici piani che arrivano al Col dell'Occia. Guardate che meraviglia! È un paesaggio stratosferico proprio. Ogni volta che attraverso questo pianoro che noi chiamiamo Planciaulum è una sensazione fantastica, tanto perché non fai fatica, e poi perché c'è questo terreno bello morbido. Qualche tratto un po' più tecnico. Arrivati al Col dell'Occia, sopra San Cassiano, inizia magari la parte un po' meno divertente di tutto il giro. Infatti vi ricordate il detto, no? Chi ama la propria bici la porta, e capirete perché dalle immagini dall'alto. Il Col dell'Occia è caratterizzato da questi grandi gradoni in pietra, quindi che si faccia il giro da una o dall'altra parte comunque bisogna portare la bici, quindi meglio portarla in discesa, è circa mezz'oretta a piedi, quindi meglio portarla in discesa che portare una bici su per il Col dell'Occia, come si vede da qua.
arrivati alla fine del Col dell'Ocia, alla capanna alpina, ed adesso ci aspetta una bellissima discesa lungo il fiume che ci porterà a casa in Obadia, all'Usteria Posta. Eccoci sempre sul sentiero lungo il fiume che ci porta a Badia. Il giro alla fine è di 58 km e 1400 metri di dislivello, ed è un giro spettacolare. Si possono aggiungere tante altre varianti sia per raggiungere San Vigilio, ma anche dopo per il ritorno da San Cassiano si può allungare ancora in tanti altri modi. Sempre per la bici gravel ovviamente o mountain bike.